Ave, signori, e benvenuti in questo primo video. Nice. Quindi sì, piccola premessa, mentre lascio in sottofondo l'immagine che voglio mettere come copertina, perché così magari YouTube dice ok, va bene, te la metto come copertina. Allora, quindi piccola presentazione, ovviamente. Io sono SK, il Cavaliere Blu, e sono un fan di Pokémon, un fan della musica, di varie cose, ecco. Non aspettatevi video molto frequenti perché sono spesso impegnato e neanche su argomenti precisi, andrò abbastanza a caso. Anche se diciamo sono una persona un po' tranquilla, non mi piace molto. Cioè, preferisco i giochi un po' più semplici, tranquilli, rilassanti. Ok. Eh, detto ciò, direi di andare allo script che mi sono fatto. E giusto, ecco, essendo io giustamente un grande fan di Pokémon, voglio parlare ovviamente di Pokémon. Ok, ma se Pokémon ZA esce nel 2025 e nessuno ci sa ancora niente praticamente di ZA, di che cavolo voglio parlare? Se voglio fare un video teoria? Beh, è da quando è uscito il DLC di Scarlatto e Violetto, la maschera turchese, conservo una teoria molto interessante, che non mi pare sia stata formulata da nessun altro, tra l'altro. In questi DLC, infatti, abbiamo potuto osservare diversi nuovi personaggi imparentati con altri di ben più vecchia fama. Aris è nipote di Aristide, Rupi è figlia di Rafan, Lita è discendente di Damon. Ma ce n'è uno che, secondo la mia teoria, è sfuggito alla vista di molti, che, come avete capito dal titolo, dalla copertina, eccetera, è Riben. E vorrei tenere la suspense ancora per un po', ma ovviamente devo chiarirmi subito per dare un senso al discorso, quindi vi lascio qualche secondo di silenzio per creare hype. Sin dal primo momento in cui l'ho visto nei trailer, infatti, ho creduto che Riven potesse essere in realtà Onion, capopalestra di Spada e Scudo, di qualche anno più giovane. Hanno infatti entrambi i capelli neri di lunghezza simile e soprattutto, quantomeno prima che con il rilascio del DLC iniziasse il villain arc di Riben, sono entrambi timidi. Ma i conti non tornavano. Innanzitutto Riben ha i capelli squadrati, mentre Onion li ha più tondeggianti. Poi i due hanno anche occhi di colori diversi. Infine, nella biblioteca d'istituto si può trovare il libro che Sonia redige in Spada e Scudo, il che implica che l'ottava generazione viene prima della nona e non viceversa. Sebbene quindi non possano essere la stessa persona, rimangono però un po' di somiglianze sospette, che potrebbero essere dovute a una parentela. Oltre al già citato carattere timido che i due condividono, la forma delle teste dei due è pressoché identica, e la posizione delle ciocche di capelli di entrambi si rispecchia. Certo, se le somiglianze finissero qui, sarebbe una teoria un po' vaga. Ma nel DLC si è scoperto un dettaglio che cambia un po' la visione della faccenda. Come dice Riben, infatti, la sua è una famiglia di mascherai da generazioni. Mmm. Se solo Onion non indossasse una cazzo di maschera per tutto il tempo. Ancora qualche dubbio? Beh, sapete allora che se Onion fosse il padre di Riven, si spiegherebbe perché i suoi genitori non si vedono mai. E qua ho fatto un po' una ricostruzione, no?
un giorno un giovane Onion sarebbe andato via dal suo piccolo paesino rurale per cercare fortuna in città, come d'altronde succede spesso anche nel mondo reale. Dopo aver trovato successo a Galar, si sarebbe poi innamorato di una donna, l'avrebbe sposata e avrebbe deciso di far crescere i suoi figli nello stesso paesino dove anche lui aveva passato la sua infanzia, anche per fargli apprendere le tradizioni di famiglia, immagino. E quindi ecco, con un modo piuttosto brusco, però la teoria è finita, cioè, qualche dubbio? Cioè, allora, non mi voglio vantare, per carità, non sono uno che piace vantarsi, però... E piccola curiosità, sto video l'avevo registrato all'inizio l'avevo registrato due volte di fila e poi avevo preso i migliori pezzi di una e dell'altro, proprio mi sono detto vabbè ho cannato così tante cose e ho modificato un po' parlando così che mi sono detto tanto vale di farlo ancora una volta anche per fare l'introduzione che ne avevo fatto. Quindi ecco, grazie per aver ascoltato il video, hasta la vista.